Ben ritrovati amici ancora una volta da Iber Di Marti. Oggi andremo a stilare pro e contro della Yamaha Genos. Ecco qui una tastiera che ho avuto per circa 1 anno e mezzo e quindi posso sicuramente dire delle cose personali, e quindi questo video è un video molto personale, attenzione. Consiglio sempre, prima di acquistare uno strumento, di andare ad ascoltare il negozio con le proprie orecchie, perché ovviamente ogni persona ha il proprio gusto e le proprie esigenze, quindi una tastiera che va bene per me non potrebbe andare bene magari per un'altra persona. Però se scendiamo nelle caratteristiche tecniche di questi gioielli, ecco qui che andremo a scoprire dei lati positivi e dei lati negativi. Allora, sono voluto partire da questa Yamaha perché è una tastiera molto richiesta, e quindi io ho scritto in un foglietto, mi sono appuntato delle cose da dire su cui poi riflettere un po' insieme a voi. Come sapete, i miei video non sono tagliati, incollati, eccetera eccetera, quindi ci possono essere errori, ma va bene così, perché io voglio fare un dialogo interattivo con chi poi è dietro lo schermo, quindi assolutamente non voglio tagli, non voglio nulla del genere di editing, ok? Quindi i videomaker mi odieranno per questo. Allora, cominciamo a dire Yamaha Genos, sistema, io ho scritto sistema solido, un punto a favore. Che si intende? Allora, una tastiera che esce, ovviamente, genericamente in questo 2022 ha bisogno di un rodaggio, no? Prima di, voglio dire, funzionare perfettamente. Yamaha, diciamo che è una delle poche ditte che fa uscire strumenti che subito funzionano, non hai problemi, poi dopo magari mancano delle caratteristiche, ma comunque il software di sistema, voglio dire, funziona egregiamente e dà una grande affidabilità nel live. Quindi questo è un punto a favore. Un altro punto a favore di Genos è il DSP, quindi tutta la sezione effetti che potrete mettere come vi pare. Ce ne sono tantissimi effetti da mettere sia sopra ogni traccia che come Master FX, quindi potete lavorare a livello da studio, contato poi che Yamaha fa quei grandi mixeroni da anni e che quindi è il leader mondiale nell'audio digitale, nei mixer digitali, quindi sicuramente sa benissimo come si costruisce un DSP proprietario e come poi si sviluppa in casa Yamaha e nelle proprie tastiere, voglio dire. Il peso, Genos esce solo con una versione a 76 tasti, peso 14 kg. Beh, devo dire che, visto che Genos è ormai uscita nel 2017, una macchina che è sorprendente, perché sappiamo bene che noi musicisti dobbiamo sempre portare tante cose, il mixer e le casse e le doppie amplificazioni e magari adesso le colonnine col subwoofer, quindi abbiamo pesi da portare. E sicuramente 14 kg nel 2017 un attimo è stato voglio dire, una manna dal cielo per molti musicisti che, voglio dire, da anni fanno questo mestiere, che traslocano queste tastiere da città in città, paese in paese, locale e locale. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo di Genos è stato il comparto microfonico. Io sono uno dei pochi, rispetto a molti che vedo in giro, che utilizza e ama utilizzare il comparto microfonico della workstation che usa, proprio perché è molto pratico il discorso di poterlo utilizzare dal vivo, mettere effetti, aggiungere delay, mettere il talkback, voglio dire, un comparto microfonico ottimo su una tastiera dà una marcia in più alla workstation in generale, e Yamaha sicuramente la metto al primo posto come comparto microfonico, sia come qualità del microfono con alimentazione Phantom per i microfoni a condensatore, ma anche tutto quello che riguarda appunto l'effettistica, quindi il compressore, l'equalizzatore parametrico molto preciso, che non è sempre vero, e su queste macchine qui, ed anche ovviamente la qualità del riverbero, che tu alzi e suona subito senza fare niente, il riverbero suona. Per me un riverbero deve suonare appena lo metti, non deve essere modificato, cioè lo puoi modificare per magari livellarlo al proprio piacimento, ma deve già funzionare, deve già suonare bene. Quindi ottimo.
Che dire, la Sound Library di Yamaha. Allora, la Sound Library è una cosa, voglio dire, a cui Yamaha tiene moltissimo e che fa un upgrade generale ogni volta che c'è una tastiera nuova, soprattutto con la forte esperienza dei synth, con la forte esperienza insomma di tutte le macchine che ha costruito negli anni, quindi non possiamo dire nulla della Sound Library di Yamaha, possiamo solo fare un inchino e dire grazie Yamaha perché è davvero ottima. La polifonia che raggiunge 256 note, ma attenzione, nella Yamaha Genos sono 128 note per i suoni interni e 128 note per le espansioni, quindi questo è un altro pro che però mi sento di dire, perché magari se noi mettiamo un pianoforte o dei pianoforti campionati nuovi, quindi che importiamo noi, ecco qui che lì avremo oltre alle 128 note di tutto il sistema, dell'arranger, di tutto, altre 128 note per quei suoni lì, sicuramente interessante. Un'altra cosa da citare è che Yamaha ha sempre fatto le espansioni, no? Quindi tanti styles, tanti suoni a pagamento, ce ne sono stati una marea, veramente ne trovi moltissimi. Però quella è stata la cosa bella. Nel tempo Yamaha ha reso gratuite tutte le espansioni di styles e sound per tutti. Quindi vai sul sito, registri la tua tastiera e scarichi quello che vuoi. Anche qui un plauso. E devo dire un'altra cosa, uno style creator, quindi puoi creare style direttamente dalla macchina, modificare quelli che ci sono in maniera abbastanza semplice. Dai, diciamo che per il 2017, anno di uscita della Genos, sicuramente tanti pro, ma andiamo ai contro, perché per voi sapete che analizza tutto, a me piace analizzare pro e contro, e non perdetevi nei prossimi video anche rumors di tastiere future che usciranno e soprattutto anche altri arranger, quindi quello che secondo me è successo nel corso del tempo e le macchine che ho provato e che ho avuto sotto mano. Quindi tutto quello che dico è perché l'ho avuto sotto mano. Andiamo ai contro. Yamaha Genos contro. La costruzione non mi è piaciuta, è vero che il peso per rendere una tastiera 14 kg bisogna usare plastica, comunque bisogna andare a togliere metallo e alluminio, insomma questo è chiaro, però una tastiera che si sporca subito, si riga facilmente, non mi è piaciuta assolutamente a livello di costruzione. Poi possiamo dire che è un'astronave come erano le Tyros, ok? Però non mi è piaciuta e quindi questo l'ho messo sulla nota negativa. Ok, e ho scritto si riga e si sporca. Il display, ok, allora il display 9 pollici, va benissimo per il 2017 mettere un 9 pollici sulla tastiera è una goduria, ma il pannello sicuramente non dava informazioni dettagliate di tante cose, quindi era un 9 pollici ma sfruttato malissimo. Il display poco luminoso, se te vai a suonare fuori e per qualche motivo hai una giornata assolata o addirittura suoni all'aperto, fai difficoltà a leggere quello che è scritto nel display, quindi bocciato. E soprattutto anche il discorso di pellicola, non avere un vetro che per il touch, ma avere una pellicola. Un display, ecco, voglio sottolineare questa cosa. Un display di quel tipo lo possiamo trovare su un Oki Web 4 della M-Live al prezzo di 450 euro, ma è sicuramente indegno trovarlo su una macchina di 4.400 euro. Questo non lo posso dire. Ovviamente la velocità di gestione del software, l'abbiamo detto prima, va bene tutto quello che vuoi, ma anche per andare a toccare i vari menu il touch devi sempre andare a premere, no? Nel display evidenziando un touch non capacitivo, quindi questa è un'altra cosa che secondo me è un punto negativo, quindi a sfavore di Yamaha Genos. Allora, un'altra cosa è l'Expansion Manager. Allora, l'Expansion Manager è un software che ti permette di andare a caricare un sacco di cose, fare i suoni, ma tutto da computer. È vero che l'Expansion Manager, cioè tu puoi entrare da macchina e andare a caricare dei suoni con la penna, ti ci vorrà un'eternità, ma lo puoi fare. Però è vero che se tu vuoi una gestione completa della macchina devi avere un software esterno, Yamaha Expansion Manager,
che è macchinoso, ti permette di fare tante cose, ma è molto macchinoso e soprattutto gestisce anche la sua memoria, la memoria RAM della tastiera in maniera antiquata. Allora, voi pensate che se io carico, vi faccio un esempio, il pacchetto Italian Styles dentro la tastiera e poi voglio caricare, che ne so, il pacchetto Mexico Styles, che cosa devo fare? Devo metterlo nell'expansion manager e poi lui andrà a riformattare tutta la memoria per rimettere dentro. Quindi il pacchetto, per aver solo aggiunto un pacchetto, l'expansion manager, scusate, che fa? Va a riformattare la macchina e va a praticamente rimettere tutto da capo. Voglio dire, quindi con 2 pacchetti stai lì, ma quando c'hai 30, 40, 50 pacchetti lei va sempre a formattare la macchina e a reinstallare tutto ogni volta che fai una modifica anche su uno Styles. La cosa non mi è piaciuta assolutamente, quindi anche lì il software non mi è piaciuto. Un'altra cosa che posso dire anche, e qui allego il fatto del campionatore lo hai solo da expansion manager e non da tastiera, quindi anche lì hai una nota di demerito su questo, devi sempre lavorare con il computer. Hai un sequencer interno che non 16 tracce, ma è comunque macchinoso per le macchine, voglio dire, con questi processori iper, non mi è piaciuto, anche se è una tastiera che ha il sequencer interno a 16 tracce per i MIDI. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è la gestione, no? di poter avere 2 cose insieme, 2 canzoni insieme, però deve essere una MIDI, una MP3 o 2 MP3, non possono essere 2 MIDI. Per quale motivo? Perché non ha il doppio generatore, quindi non gestisce 2 canali, 2 parti multitimbriche a 16 canali, e quindi nella Genos te potrai solo switchare, fare un crossfade tra 2 MP3 o tra un MIDI e un MP3, non potrai mai fare tra MIDI e MIDI, quindi questa è un'altra cosa che non mi è piaciuta su una macchina di quel livello. Quindi ho detto la gestione complessa, e sicuramente un'altra cosa che non mi è piaciuta è il prezzo, perché è una macchina che voglio dire nel 2017 si trovava sopra 4.200-300, è arrivata a 4.400. Voglio dire, sicuramente avrei preferito qualcosina in più, qualche apertura in più, qualche aggiornamento software che liberasse da questa schiavitù, liberasse dal fatto che ti devi programmare tutto a casa per suonare, non avere che ne so, una registration, facciamo un esempio, la registration che è svincolata dagli styles, quindi io se voglio dei suoni su uno styles o li programmo prima, oppure oddio, ma come faccio? Quindi il sistema è solido, ma è molto chiuso, quelle funzioni e basta, e sicuramente Yamaha non è quella che negli anni ti aggiorna per dire oh, ti ho messo tutte queste funzioni, anche con il Superior Pack, quindi con la 2.0 sono state fatte cose molto piccole, voglio dire, sulla carta. Allora, è una bella tastiera? Sì, è una bella tastiera. Adesso aspetteremo la Yamaha Genos, la versione 2, perché ormai dopo tutti questi anni uscirà la 2, e faremo poi un video anche sui rumors e su quello che aspettarci dalla 2. Detto questo, iscrivetevi al canale, un abbraccio e un saluto da Eber. Ciao!